Ti sei tirato via le caccole dagli occhi, ti sei svegliato un quarto d'ora fa. Ho detto tutto. Consiglio di Morbidelli eccezionale. Vero, grandissimo. Ciao, ciao. Molto bene. Primo turno ho già girato meglio che il miglior giro della scorsa volta. Ho fatto 23,4. Buono. Tra l'altro ci sono piloti col 600 qua che hanno passato D'Ambrosio. Ma ha lasciato passare. Andiamo a chiedere. Ah, buongiorno, sei ben arrivato, con calma. Ma mi parlano di persone col 600 che ti hanno sorpassato. All'esterno. Dai, cioè. Ti sei tirato via le caccole dagli occhi, ti sei svegliato un quarto d'ora fa, ti devi vergognare, lo sai? Perché dovete sapere che io l'ho chiamato un'ora e mezza fa, alle 9:15, il briefing era alle 9. L'ho chiamato e gli ho detto, vabbè, insulti soliti che non diciamo, e dove sei? Mi ha risposto, sono in autostrada, con la voce da sonno. Gli ho detto, sei partito 10 minuti fa, mi ha detto, no 5. Fai cagare. Allora questo primo turno. Primo turno a Cervesina è massacrante, braccia, mani, tutto. E poi sono entrato ancora con l'assetto di bagnato di Varano. Con l'assetto di Varano da bagnato. Dai. 1, 2, chiacchiera più chiacchiera, Paladino vi uccide. Ma sei girato in 29, Paladino. Si è svegliato un quarto d'ora fa anche lui. Tieni la telecamera che sto stanco il braccio, grazie. Sì, la tengo io. Aspetta, così è bello, ciao a tutti. No, sono entrato con l'assetto da bagnato. Chiudeva un cazzo, forse era Mi sembra una grande idea. però non ho avuto tempo. La tengo così perché mi si stanca il braccio. Ma te la tengo io. Pesa 8 kg sta me. Se tu che sei una mezza sega Anche. è diverso. Però va bene, l'unica cosa è che non avevo i tempi, perché il primo turno non li prendo. Sono tutte scuse. No, non andava. Sai cosa mi ha preso? 7 laghi. No! Stavo andando, ho visto che mi ha dato la pista, ho schiacciato ok, a muzzo, minchia erano in 7 laghi. Ma mi sembrava di aver visto un missile che mi ha passato. Mano te la tendo, aspetta a te a prenderla. Bisogna far 21. Bisogna far 21. Vado a far 21,9 e poi vengo dopo a darti fastidio.
22,5. Tirato giù di mezzo secondo il mio record. Porca troia. E inizio a vedere la Madonna, girare così. Madonna. È dura. Che bomba. Ciao, noi andiamo a casa. Andiamo sport. Bastardo, non dico niente. Non ci sono parole, ma 22,5. Cosa dire ce l'ho? Vai. Ho detto tutto. Dov'è quello che mi deve pagare da bere? Quando tu ti liberi la testa, basta. Sì. Devi stare tranquillo. È tutto qua. Stiamo provando a cambiare rapporto adesso, l'allunghiamo un filino, quindi mettiamo un dente in meno di Corona e vediamo, perché in alcuni punti inizio a essere un po'... Come sta la moto? Ho buttato fuori tutto l'olio. Sì, non ce n'è più. È che ha iniziato a rotolare sta stronza. La S, quella stretta. Ho fatto il danno grosso. Adesso bisogna verificare che l'albero motore sia a posto, perché quando succedono questi danni qua con un motore molto caldo può succedere che l'albero si pieghi, e in più abbiamo tutte le viti tranciate perché il kart era traslato praticamente dall'urto, sono tutte rotte dentro, tra cui qualcheduna di acciaio e non di alluminio di serie, che sono quelle che servono per la protezione. Quella che da fuori sembrava una caduta non tanto grave, perché comunque hanno rialzato la moto, vedi che la spingevano, le ruote giravano e dici, boh, in realtà è stato un disastro totale. La caduta più sfigata della storia, impossibile fare così tanti danni cadendo così piano. Sono riuscito a rompere motore, per la precisione carter, paracarter, volano e albero motore piegato. Entrambi i cerchi, gomma, carene, cupolino, manubri, pulsantiere, vano portabatteria, condotto dell'aria, tappi forcelle, viti di vario genere, copritelaio, tasto dell'accensione, piastra dello sterzo, foderi forcella, supporto pedana, telaietto anteriore e supporto vaschetta freno. E tra poco capirete come ho fatto a disintegrare la moto cadendo così piano. Ora, quando ho postato la foto su Facebook e Instagram è successo qualcosa che non avrei mai immaginato. Ovvero, tantissimi di voi si sono offerti di loro spontanea volontà di aiutarmi a ricostruire la moto e riparare i danni. E il pensare che senza che io chiedessi niente a nessuno, così tante persone abbiano offerto di loro spontanea iniziativa di darmi una mano, mi si è stretto il cuore. Perché mi ha fatto capire che dall'altra parte dello schermo non ci sono solo persone che guardano questi video per ingannare il tempo, ma ci sono 350.000 persone che si sono realmente affezionate a questa serie. Persone che quando salgo in moto o in auto per una gara, salgono in moto o in auto insieme a me. Io non ho mai voluto chiedere nulla, perché prima di me c'è una lista infinita di persone bisognose che hanno davvero bisogno d'aiuto. Cioè, il pensiero di chiedere un aiuto economico per inseguire un sogno, una passione, quando ci sono persone che in realtà chiedono un aiuto per medicine e cibo, non mi è mai piaciuto, perché non sarebbe giusto nei loro confronti. Quindi in questi 12 anni me la sono sempre cavata da solo, cercando sponsor. Sponsor che, come si vede dai video, fortunatamente un po' ne ho trovati, perché senza di loro Racing is Life non esisterebbe. Io non potrei mai permettermi una moto 2019, tute, caschi, supporto tecnico, un team. Però questi sponsor non coprono tutti i costi e, come ho già evidenziato più volte, tutto il resto devo mettercelo io, specialmente per i danni. E quando capitano incidenti come questo, la stagione rischia di finire prima.
Detto questo, io mi rivolgo a tutti voi che su Facebook, Instagram, Twitch e anche qua su YouTube avete espresso la volontà di sostenere la serie Racing is Life. E io sono molto felice di poter assecondare questa richiesta, perché così come è bello aiutare, è anche bello accettare l'aiuto. Come ho detto, non chiedo aiuto a nessuno, perché chi ha bisogno d'aiuto sono altri. Però, se qualcuno mi offre un aiuto, come in questo caso, io sono molto felice di accettarlo. Così, dato che in tanti me l'avete chiesto, io ho aperto un money box su PayPal, dove voi che avete espresso la volontà di sostenere questa serie potete farlo. E l'ho linkato qua sotto in descrizione. Mi raccomando, ricordatevi di scrivere il vostro nome, l'email e un indirizzo per la spedizione, perché non voglio limitarmi a ringraziarvi qua nel video, ma voglio ringraziarvi personalmente uno per uno. Per quanto riguarda il conto dei danni, non ce l'ho ancora definitivo, ma è enorme. Io ho previsto dai 3 ai 7.000 euro. Ho sbagliato, è di più. Cioè, io credo che se avessi preso la moto e l'avessi lanciata dal secondo piano, avrei fatto meno danni. Tutto per colpa di un dosso di me che non ha alcun motivo di esistere in una pista nel giorno in cui girano le moto. All'interno di quella S ci sono dei dossi in cemento alti così, e la moto scivolando ha picchiato col motore su uno di quei dossi, decollando. Più che altro quello che mi chiedo è, anche da un punto di vista della sicurezza e dell'omologa, ma se su quel dosso anziché la moto ci fossi finito io col bacino o con la schiena? Vabbè, tornando al campionato, per quanto riguarda la gara di Cervesina, che adesso, visto il tempo, le energie e le risorse investite, la farò. La mia moto non c'è, è irreparabile nell'immediato, quindi ho trovato il modo di noleggiarne un'altra. Sarà un R1, quindi spero di adattarmi in fretta. Per le gare successive poi, in base al conto dei danni, vedremo cosa fare. A questo punto ci si chiede come ho fatto a cadere. Ora, l'analisi della caduta è molto interessante, perché è una di quelle cadute dove io ci ho messo 3 giorni a capire perché sono caduto. Mi sono scervellato. Perché non c'è un errore evidente di guida per cui dici ok, sono entrato troppo piegato, sono entrato troppo frenato, sono andato fuori linea, ho pizzicato il cordolo. E allo stesso tempo non c'è un problema tecnico per cui dici ok, si è rotto quello. Cioè, ad esempio, se paragoniamo uno dei giri precedenti con quello dell'incidente, abbiamo che sto entrando senza freno, con lo stesso angolo di piega, con la stessa velocità, e la moto c'è stata. Ma in quell'altro giro non c'è stata. Perché? Perché? Il perché è interessante. Questo incidente è un'analisi molto articolata che non ci stava in questo video, quindi ve la mostrerò nel prossimo video, che uscirà davvero a brevissimo. Nel frattempo io vi ringrazio davvero di cuore a tutti quanti per il supporto, ringrazio tutti coloro che si sono offerti di dare una mano per la moto e ci vediamo al prossimo video.